Presentato nell'estate del 2022, Yamaha si ripropone e torna dopo ben oltre 25 anni con il mitico ovetto. Stiamo parlando appunto di Yamaha Neos, ma in una chiave tutta moderna. Parliamo appunto della versione elettrica, perché sì, lui è un full electric, ma non perdiamo altro tempo. Andiamo subito a provarlo nel suo habitat naturale, la città. Casco, guanti e andiamo! Ed iniziamo insieme un altro test ride, partendo con il consueto ringraziamento a chi ci ha dato la possibilità di poterlo condividere con voi. Grazie quindi a Debert, concessionaria ufficiale Yamaha, senza la quale non avremmo potuto condividere la nostra esperienza su strada. Il nuovo Neos rappresenta ed incarna il simbolo dei giovani scooteristi che cambiano, chiedendo ed apprezzando sempre con più frequenza l'elettrico, sia in motosharing che, come in questo caso, con l'acquisto per l'uso personale. Il punto di partenza di questo progetto è stato il telaio, sviluppato ex novo per poter accogliere in funzionamento nel suo sottosella le batterie. Sì, esatto, ben due. Il nuovo Neos, per quanto arrivi in concessionaria equipaggiato con una sola delle due utilizzabili, offre a pagamento come optional la possibilità di ordinarne la seconda, proprio per usare tutta l'autonomia disponibile sul progetto di questo piccolo cinquantino. La seconda, al momento dell'esaurimento di carica della prima, andrà a sostituirla nel suo funzionamento. Il prezzo? Un optional presente nel listino ufficiale Yamaha da ben 1.400 euro. Detto questo, quindi, è bene anche precisarne i punti a sfavore di questa scelta. Oltre ad un costo considerevole per il raddoppio di autonomia, andremo così a ridurre drasticamente la capacità di carico sotto la seduta che, capace di 27 litri ed ospitare comodamente un casco jet, andrà così a perderne questa possibilità. I sistemi elettronici ausiliari alla guida sono pochi ma giusti, quali il keyless, quindi per l'accensione del mezzo senza chiavi, ed il sistema Turtle, capace di rilevare la capacità di carica della batteria se pari o al di sotto del 20%, attivando così sia in modalità eco che standard una riduzione progressiva al minimo della risposta di potenza da parte del motore. Fermiamoci un secondo e osserviamo un po' più da vicino il nostro Yamaha Neos elettrico. I richiami con il mitico ovetto degli anni 90 sono presenti ma non tantissimi, sicuramente i più grandi nel frontale. Un gruppo ottico molto ricercato, ovviamente con un'illuminazione full LED che non mi è dispiaciuto. All'anteriore abbiamo una forcella Kayaba. Il disco è singolo da 200 mm ed è morso ovviamente da una pinza assistita dall'intervento dell'ABS. I cerchi sia avanti che dietro sono da 13 pollici a 10 razze, in questa colorazione che ovviamente si abbina benissimo a quella totale del nostro Neos. Troviamo poi nella parte posteriore invece un freno a tamburo che posso assicurarvi insieme all'anteriore sono ben modulabili, dosabili e soprattutto non mi hanno messo in difficoltà in nessuna situazione. La sella è alta poco meno di 80 cm ed anch'io, alto un po' più di 1,85 m, ho trovato comodamente la mia posizione di guida. Sella comoda, larga e può ospitare tranquillamente anche un passeggero. Si sta bene quindi anche in due. Concludiamo la visione del Neos con una visuale di 3/4 posteriore che personalmente avrei preferito con l'inglobazione del gruppo ottico all'interno della carrozzeria del Neos elettrico. Al contrario, come possiamo vedere, è invece stata collocata al di sopra della targa. Ciò che muove silenziosamente ma con tanto brio il Neos è il suo propulsore totalmente elettrico. Collocato nel mosso della ruota è un brushless con potenza da 3,4 cavalli ed è una coppia veramente ampissima, ben 136 i suoi Nm di coppia. Basti pensare che l'ultimo modello di Yamaha R1 ne sviluppava soltanto 112. Dello scarico poi, come è normale che sia per questa tecnologia, non ce n'è presenza ed il suo sound è il più classico che ci si possa aspettare da un mezzo full electric. Il
Il cambio è ovviamente dotato di un'unica marcia che aziona, attraverso una trasmissione diretta, il movimento sull'unica ruota motrice del Neos, quella posteriore. L'accelerazione è super progressiva, non abbiamo strappi in partenza ed è sempre costante e graduale, fino al limite di velocità presente elettronicamente. La rigenerazione di potenza è purtroppo presente solo in fase di frenata. Sarebbe stato vantaggioso, insomma, in considerazione l'autonomia totale e decisamente poi contenuta se con l'utilizzo di una sola batteria, averla anche in fase di decelerazione. La posizione di guida è stata sin da subito comoda, braccia e gambe non sono mai state affaticate, trovando anche comodo un piano sotto i piedi discretamente ampio, ma soprattutto piatto e regolare. Occorre però fare un altro stop tecnico e andare insieme ad analizzare ovviamente il cuore pulsante di questo Neos. Di cosa stiamo parlando? Beh, del pacco batterie. Abbiamo nel sottosella una batteria estraibile. Questa è ricaricabile in casa. Una classica presa elettrica, non è sciuco e quindi ovviamente vi permetterà di poterla collegare ovunque, che siate a casa o al lavoro. Le modalità, molto semplici, andiamo a rimuovere la batteria nel vano sottosella, è collocata. Non è molto ingombrante e pesa 8 kg. Ovviamente dobbiamo ricordarci di portare insieme a noi anche il trasformatore a cui la collegheremo per un tempo di carica dallo 0 al 100% di circa 8 ore. Solitamente però l'utilizzo del vostro Neos elettrico vi porterà a caricarla con uno stato di batteria di circa il 20%, quindi non di meno. Di conseguenza considerate un 5-6 ore per arrivare fino al 100. Il tutto per un'autonomia di circa 33-35 km. Quindi come va? Come si comporta questo piccolo elettrico della casa nipponica? Noi tutto sommato l'abbiamo promosso. Il suo punto di forza è ovviamente e rimane la sua agilità, imparagonabile, impareggiabile, complice anche sicuramente un peso molto contenuto, al di sotto dei 100 kg con una singola batteria e 106 con due, riesce tranquillamente a mangiare tutti quelli che sono i problemi all'interno del suo habitat naturale, ovvero il traffico cittadino, riuscendo così a darci possibilità di poter sgusciare come una vera e propria lama in quelli che sono gli incolonnamenti agli incroci, ai semafori e nelle rotonde. Per quello che riguarda invece l'erogazione del motore è stata sempre corposa, costante e continua fino ad arrivare appunto nel suo limite di velocità, pari a 37 km/h nella modalità Eco e 47 km/h nella standard. Certo, ci sono però delle differenze molto ma molto importanti da tenere in considerazione. In primis, per l'appunto, per quanto riguarda la città, nonostante i limiti siano quelli di 50 km/h sulle principali strade urbane, avere un vincolo pari a 37 km/h di velocità massima è stato per noi un po' troppo presente e per l'appunto limitante. In questo caso riusciamo però ad avere la massima prestazione resa dalla batteria, mentre in modalità standard alla massima velocità, più congrua nell'utilizzo cittadino, quindi con 47 km/h di velocità di punta, riusciamo a fare circa 28-30 km di autonomia. I freni sono stati e sono sempre presenti al nostro fianco, per quanto al posteriore ci si ritrovi ad avere un tamburo che non è stato mai titubante ed anzi è riuscito a fermarci anche in alcune situazioni dove pensavamo sarebbe stato necessario utilizzare anche il freno anteriore. Perfetto, arrivati il nostro test ride a bordo di Yamaha Neos elettrico volge al termine. A noi è piaciuto veramente tanto, lo promuoviamo. È disponibile in concessionaria a partire da un prezzo di 3.599 euro, in duplice colorazione. Lo potrete scegliere nero, Midnight Black per l'appunto, o bianco, Milky White. Io non posso far altro che ringraziarvi per averci seguito in questo piacevolissimo test ride cittadino a bordo del piccolo della casa dei Diapason. Invitarvi a lasciare un bel pollice in su nel caso in cui vi sia piaciuto questo nostro experience
seguirci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, il canale YouTube, ma per l'appunto non perdervi anche il nostro articolo di approfondimento. Il sito è wedrive.tv.